Meno male che ho scelto di fare l'insegnante e non la cantante. Però in questo video vi porto con me nel mio mondo musicale italiano. Infatti ho selezionato per voi alcune parole ed espressioni di livello via via crescente, quindi da principiante ad avanzato, tratte dai testi delle mie canzoni preferite, dei miei cantanti italiani preferiti. Restate fino alla fine perché le ultime sono veramente molto informali, ma anche molto comuni nella lingua italiana parlata dai madrelingua tutti i giorni. E mi raccomando, dopo aver guardato questo video, correte ad ascoltare queste canzoni perché secondo me sono bellissime. Ciao a tutti, bentornati sull'Ernamo. Cominciamo subito con Achille Lauro. Lui è fantastico. Vediamo un po' due espressioni tratte da due canzoni diverse. Nella canzone Amor, lui dice: dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso. Mandare in fumo. Cosa significa? Mandare in fumo significa rovinare completamente, far fallire qualcosa che aveva un certo valore, una certa importanza. Lui sicuramente si riferisce alla sua relazione, quindi cosa succede se mando tutto in fumo adesso? Cosa succede se rovino adesso la nostra relazione? Ma si può anche usare per esempio in un contesto lavorativo. Il suo errore ha mandato in fumo tutto il progetto. Altra canzone, altra espressione. Amore disperato. Il nostro Achille è un romanticone. Allora, in questa canzone lui dice: lo sai meglio di me che sei meglio che non sono in grado. Essere in grado di fare qualcosa. Cosa significa? Essere in grado di significa essere capace, avere l'abilità di fare qualcosa, riuscire a fare qualcosa. E lui dice: non sono in grado, quindi non riesco a farlo. Non ho la capacità, non ho l'abilità. Non so, per esempio, mi dispiace ma non sono in grado di aiutarti, cioè proprio non posso aiutarti, non ci riesco. Oppure Luca ha dei problemi agli occhi e per questo non è in grado di guidare di notte. Fa fatica, è difficile per lui, quindi non è capace, non ha quell'abilità. Prossimo cantante, Ultimo. Lui è il secondo, però il suo nome è Ultimo. Che brutta battuta. Comunque, nella sua canzone 22 settembre, lui dice: ti va se ci lasciamo, così aumenta il desiderio. Andare a qualcuno di fare qualcosa o andare a qualcuno qualcosa significa avere voglia di, piacere a qualcuno, andare bene. Lo si usa molto per indicare le nostre preferenze, ciò che abbiamo voglia di fare, e lo usiamo molto anche per invitare qualcuno a fare qualcosa. Per esempio, nel primo caso io posso dire: ah, non mi va di lavorare oggi. Non mi va. Non va a me. Quindi significa non ho voglia di farlo. Oppure, nel secondo caso, potrei dire: ti va un caffè? Hai voglia di un caffè? Ti piacerebbe un caffè adesso? Sempre con la sfumatura di invito lo usiamo anche per chiedere accordo a qualcuno. Stasera ci vediamo alle 8, ti va? Altra canzone di Ultimo, e qui ho scelto proprio il titolo perché è molto interessante.
È una canzone bellissima e il titolo è Altrove. Cosa significa? Altrove significa in un altro posto, da un'altra parte, quindi in un luogo diverso da quello di cui stiamo parlando. Non so, il mio cellulare non è qui, sarà altrove. Il mio cellulare sarà da un'altra parte, non è qui. E lui nella canzone dice: non ho voglia di altre persone, non ho voglia di cose nuove, parlami, portami altrove, portami da un'altra parte. Un po' come somewhere else in inglese. E voi potreste chiedermi: ma qual è la differenza con da un'altra parte? Io ho sempre sentito somewhere else come da un'altra parte, da qualche altra parte. Ebbene, altrove, oltre a essere più breve, chiaramente è una sola parola, è anche leggermente più formale. Quindi probabilmente lo sentirete un po' meno nella lingua parlata di tutti i giorni, ma certamente lo troverete nei libri, nei film, nei contesti un po' più formali. E come vedete anche nelle canzoni. Chi sarà il prossimo cantante? Lui si chiama Alpha e ho scelto due espressioni proprio dalla stessa canzone. Chiaramente mi piace un sacco. E la canzone è Il filo rosso. Sapete quella storia? Oddio, non vorrei sbagliarmi, ma credo che sia giapponese, quella leggenda secondo cui noi siamo legati con un filo rosso invisibile alla nostra altra metà, no? Alla nostra anima gemella. Comunque, ecco, la canzone è ispirata a questo. Allora, devo dire, qui abbiamo una parola molto simile, usata in 3 modi diversi. Cosa? Allora, il primo uso non è un uso particolare, io credo, però ve lo menziono comunque perché voglio mostrarvi il talento di Alpha nello scrivere. Lui sta parlando di altre persone, degli altri, e dice: gli altri non ti mancano come ti manco io. Quindi, in questo caso, mancare, che significa sentire il vuoto causato dall'assenza di qualcuno, un po' come l'inglese to miss someone. Ok, quindi io ti manco significa tu senti il vuoto causato dalla mia assenza. Va bene? Ma vediamo adesso un altro uso di manco. Sempre nella stessa canzone, infatti, lui dice: da sconosciuti a innamorati, da innamorati a sconosciuti. Tipo, passi e manco mi saluti. Ma dai, manco mi saluti. Cosa significa manco in questo caso? Non c'entra nulla la mancanza di qualcuno. È una forma molto informale, molto colloquiale e è la versione appunto più informale di nemmeno, neanche. Cioè, tu passi e neanche mi saluti, perché loro erano innamorati, poi si sono lasciati, quindi ormai sono quasi come degli sconosciuti. E questo significa che quando si incontrano per strada nemmeno si salutano, manco si salutano. Molto informale, quindi non utilizzatela in contesti più ufficiali e formali, ma va benissimo nelle vostre conversazioni quotidiane. Non so, se i miei amici mi dicono: Graziana, andiamo a fare paracadutismo? Io rispondo: manco per sogno, neanche per sogno, cioè no, non ci penso per niente, nemmeno nei miei sogni, no. A voi piace fare paracadutismo? Lui dice: ho visto il tuo fidanzato, sì, quel calciatore mancato, che dice che era in Serie A, se non si fosse rotto il crociato, pensa che è sfigato, dai, sta un po' offendendo il nuovo fidanzato della sua ex. Mancato. Cosa significa calciatore mancato? Anche qui la mancanza non c'entra nulla. Mancato significa fallito, che non è
riuscito a diventare. Quindi calciatore mancato significa calciatore che è fallito, nel senso che non è riuscito a diventare tale perché si è rotto il crociato, secondo la leggenda, secondo la storia. Oppure io potrei dire: sono un'attrice mancata, nel senso, mi sarebbe piaciuto diventare un'attrice, ma è rimasto un sogno, oppure sono rimasta a un livello dilettante, non mi sono specializzata. Ma l'idea può anche essere: ci hai provato e non ce l'hai fatta. Insomma, potete usare mancato ogni volta che volete parlare di sogni professionali non realizzati. Sono sicura che veramente il 5% di voi sapesse questa parola prima di questo video. E siamo arrivati all'ultimo cantante con le espressioni più informali, più colloquiali, e sto parlando di qualcuno che sono sicura tutti voi all'estero conosciate, e cioè i Måneskin. Ma voi avete mai letto i testi delle canzoni italiane dei Måneskin e avete capito tutte le parole? Vediamo un po'. Voglio parlarvi di 2 parole, espressioni in particolare, perché secondo me sono molto utili da conoscere. La prima viene da torna a casa ed è tanto. No, tanto nel senso di molto. No. In questa canzone Damiano canta: restiamo un po' di tempo ancora, tanto. Non c'è fretta. Questo tanto cosa significa? Questo tanto, in italiano, molto usato nella vita di tutti i giorni, significa comunque, in ogni caso. Quindi restiamo ancora un po' di tempo qui, perché in ogni caso non c'è fretta, quindi possiamo permetterci di farlo. Non c'è fretta. Oppure un'altra frase che personalmente uso quasi sempre quando devo parlare con qualcuno è: andiamo a piedi, tanto è vicino. Cioè, possiamo raggiungere quel luogo a piedi, perché comunque, in ogni caso, è vicino, quindi possiamo permettercelo. Sì, dai, compra pure 2 bottiglie di vino, tanto ce le beviamo. Cioè, in ogni caso non andranno sprecate, le berremo. E per concludere, un'espressione che in realtà penso possiate intuire, sicuramente. Ma è anche vero che probabilmente non sapete in che modo si utilizza, e quindi l'ho lasciata per ultima principalmente per questo. La canzone è 20 anni, sempre dei Måneskin, e il primo verso è: io c'ho 20 anni. Ecco, questo c'ho. L'ho lasciato alla fine perché in realtà diversi miei studenti mi hanno chiesto cosa significasse o soprattutto come utilizzarlo. Perché magari il significato è chiaro, significa io ho 20 anni. Ma questo C, o meglio C con apostrofo, perché è lì? Allora, si tratta di una forma molto comune nel linguaggio parlato italiano, solo parlato. Grammaticalmente non è in realtà propriamente corretto, ma lo si utilizza principalmente per dare enfasi al verbo avere, soprattutto da Roma, città dei Måneskin, in giù, nel sud dell'Italia. Quando lui dice io c'ho 20 anni, in realtà sta semplicemente dicendo io ho 20 anni. Questa sarebbe la forma grammaticalmente corretta. Damiano ci aggiunge
C, in questo caso C con apostrofo perché O è vocale, e sta solo dando più enfasi a quel O. Non so, sempre nella lingua informale si potrebbe dire anche c'hai una penna? Che significa hai una penna? Attenzione a non confondere questo con il c'è in ce l'ho, che invece è necessario. Qual è la differenza? La differenza è che nella domanda non stiamo utilizzando un pronome diretto e quindi nella domanda il C non è veramente necessario. Hai una penna? Sì, ce l'ho. Nella risposta il C è necessario pur non avendo nessun significato, solo per rinforzare l'uso di un pronome diretto con il verbo avere. Sì, ce la ho la penna, ce l'ho. Però appunto qualche volta noi italiani utilizziamo questo C anche dove non usiamo un pronome diretto solo per più enfasi, però mi raccomando, non utilizzatelo nel linguaggio formale, in contesti ufficiali, perché Damiano può farlo, però in generale nella lingua di tutti i giorni no, non lo si fa. Bene, questo è tutto, fatemi sapere nei commenti quale di queste canzoni è la vostra preferita. Io vi ho detto la mia. Se invece volete scoprire appunto altri modi, altre tecniche per imparare l'italiano attraverso le canzoni, potete guardare il video dedicato proprio a questo argomento che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Non dimenticate anche di iscrivervi alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram per ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video e anche tanti materiali esclusivi e gratuiti per migliorare il vostro italiano con informazioni sulla grammatica, la cultura e l'attualità italiana. Detto questo, non dimenticate di lasciare un bel mi piace al video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e seguire Learnamo su tutti i social. Per gli articoli completi sulle lezioni dei video che pubblico su YouTube potete passare dal nostro sito web learnamo.com. Con questo è tutto, io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video.